Ciao, sono Sara Poiese, content creator e in questo fantastico corso dedicato alla confezione della giacca sfoderata impareremo insieme a studiare il cartamodello, interpretare i simboli per una confezione veramente perfetta. Scopriremo come lavorare il nastro sbieco elastico per creare questa giacca sfoderata. E ancora, impareremo come allungare e accorciare il cartamodello e renderlo perfetto per la nostra fisicità. Scopriremo come si confeziona una giacca con il collo. Impareremo a realizzare questo bel collo che adesso vedi imbastito con il filo da imbastire bianco per darti un miglior contrasto visivo nella visione di questa giacca. Impareremo a realizzare il collo, impareremo a cucire le pence, impareremo ad applicare le tasche a questa giacca e ancora scopriremo come poterla rifinire perfettamente per un capo sfoderato veramente a regola d'arte. Scopriremo come si monta la manica e scopriremo anche come si realizzano tante rifiniture diverse di questa giacca. Infatti potrai personalizzarla con bottoni diversi, con applicazioni di sbieco a vista, con tasche applicate, semplici così o con lo sbieco profilato. Vedremo poi come gira veramente bene questa manica. È impeccabile perché c'è un trucco, c'è una pence nel dietro della manica che rende veramente impeccabile la sua caduta. E ancora questa giacca ha un bel taglio nel centro dietro che ne sagoma la figura e due pence nella parte superiore del collo che sagomano ancora di più la figura stessa. Questa giacca imparerai a confezionarla per ogni taglia. All'interno del corso troverai le istruzioni per avere il cartamodello multitaglia e imparerai insieme a me a confezionarla dalla A alla Z grazie a tante inquadrature, punti luce, visioni della macchina per cucire davvero molto dettagliate. Cosa fai? Ti aspetto, inizia ora la tua avventura di apprendimento in Sara Poiese Academy. Introduzione e programma. Andiamo a vedere insieme come sarà il programma di confezione giacca 2. Ecco qui la giacca che andremo a realizzare. Io ho scelto un cadì stretch color fucsia, color peonia, per andare a realizzare questa giacca completamente sfoderata. Ti ho lasciato appositamente dei segni bianchi che sono il filo per imbastiture, perché così il contrasto visivo è maggiore e puoi meglio comprendere le parti della giacca stessa, dal collo alla lista bottonatura davanti, alle tasche, alle pence, al capo completamente sfoderato. Ma entriamo nel vivo della elaborazione del nostro programma. Vedremo insieme l'introduzione al programma, il contenuto che stai guardando in questo momento. Nel corso completo giacca 2 scoprirai poi il programma del corso scaricabile in formato PDF da tenere comodamente nel tuo raccoglitore dei corsi per andare a vedere ogni volta quale argomento desideri approfondire con uno semplice sfoglio di pagina. Vedremo poi quali sono i corsi correlati a giacca 2, come per esempio giacca 1. Vedremo i materiali occorrenti per realizzare questa giacca, con tutti i tessuti di variante che puoi contemplare. Studieremo assieme il pattern perché questa giacca parte da un pattern di riferimento, ma lo preciso, puoi seguire questo corso con qualunque altro pattern similare, ossia con qualunque altro cartamodello di giacca avente un collo, monopetto, una pensa orizzontale e una tasca. Vedremo poi nel dettaglio il cartamodello Batterick B5926, che è il cartamodello al quale faccio riferimento in questo corso. Scopriremo due varianti di giacca. Vedremo la guida alle taglie americane per permetterti di comprendere perfettamente quale taglia sia la tua taglia giusta. Studieremo i margini di cucitura.
Vedremo la tabella dei simboli che ti aiuterà a confezionare al millimetro anche il collo di questa giacca, anche se sei principiante, te lo prometto. Vedremo il piazzamento del cartamodello su stoffa e scopriremo come io ho personalmente piazzato il mio cartamodello. Avremo un'analisi sul tessuto. Vuoi questa giacca in KD stretch? Vuoi questa giacca in felpa stretch? Vuoi questa giacca in tessuto Chanel elasticizzato? Ti consiglio di realizzare questa giacca in un tessuto leggermente elasticizzato per un miglior comfort e anche per una miglior semplicità di confezione, ma puoi realizzare questa giacca anche in tessuto fermo. Avremo un'intera unità di apprendimento dedicata alla confezione. Partiremo dalla fliselinatura della giacca, cioè dalla adesivazione delle parti della giacca. Scopriremo come confezionare il davanti e la tasca. Vedremo poi la confezione del centro dietro e dei fianchi con l'applicazione del profilo in sbieco di maglina elastico. Vedremo il sottocollo della giacca. Approfondiremo la paramontura e il collo superiore, quello che poi vai a vedere in questa parte di giacca. Vedremo la paramontura, il collo e anche la manica. Ci occuperemo poi delle rifiniture finali per andare ad interpretare correttamente quale genere di impuntura vogliamo dare a questa giacca, oppure quale genere di bottone vogliamo dare, o quale rifinitura con lo sbieco possiamo magari applicare e tante altre ancora. Vedremo alla fine le conclusioni. Non vedo l'ora di iniziare a confezionare con te giacca 2. Iniziamo? Il tessuto consigliato. Per realizzare questa giacca trovi i tessuti consigliati anche nel retro della busta del kit. Loro ti consigliano un jersey di lana, un cotone leggermente elasticizzato, anche un jersey di cotone, una felpa, tutti quei tessuti anche un po' sportivi, leggermente elasticizzati. Puoi comunque realizzare questo progetto anche se non hai un tessuto elasticizzato. La bellezza però di questa giacca monopetto è quella di essere una giacca molto comoda, molto fruibile, una giacca da tutti i giorni, una giacca che puoi indossare con il jeans come con un pantalone elegante. Io l'ho realizzata in KD stretch perché volevo una giacca molto leggera al tatto, pertanto una giacca che nella sua vestibilità fosse davvero estiva quasi, o meglio primaverile, ma comunque una giacca da tutte le stagioni. Volevo una giacca che fosse leggera, che si stropicciasse poco, che avesse un effetto molto piatto nella vestibilità del tessuto stesso. Posso però realizzare questa giacca, visto che è sfoderata, in felpa lurex, la posso realizzare in jersey punto Milano, in jersey punto Romanoff, che è un altro jersey operato. La potrei lavorare in tutti quei tessuti che sembrano lavorati a ferri da maglia, ma che in realtà sono stoffe elasticizzate. La potrei lavorare in jeans elasticizzato o ancora in poliestere stretch. La potrei lavorare in tessuto Chanel, la potrei lavorare in bouclé, la potrei lavorare in Mikado, la potrei lavorare insomma in tutti i tessuti per le giacche. La potrei lavorare anche in lana cotta per una giacca invernale, perché a tutti gli effetti ha questo collo nella parte dietro, nella parte davanti, sono io che vado indietro, ha questo collo che è molto bello anche se realizzata in panno di lana o perché no in un fresco lana o nel classico tessuto di lana delle confezioni da uomo, molto leggero ma caldo. La potrei realizzare anche in seta, perché no? O la potrei realizzare anche in shantung di seta. Insomma, davvero, chi più ne ha più ne metta, perché la scelta del tessuto per questa giacca è davvero poliedrica. Io ho intenzione di andarla a realizzare in felpa per una giacca un pochino più sportiva e la vorrei anche realizzare in un jersey punto Milano stampato per andare ad indossarla magari in modalità un pochino più sbarazzina. La vorrei invece realizzare nel classico elegantissimo jersey blu per andare poi ad abbinarla magari con un bel pantalone bianco.
Non di meno, la vorrei realizzare in pizzo elasticizzato, doppiandola tutta con una base color carne per ottenere una giacca estremamente romantica. E tu in che tessuto la realizzerai?